Parli un po' di lei e come nasce a Figlio di Marinaro. La Figlia di Marinaro è nata nel 1991 a Via Foria, a Figlio di Marinaro, perché il mio papà a Porta Capuana è nato nel 1943. Ovviamente io fino a che non aprivo un ristorante a Via Foria lavoravo con il mio papà. Io ho cominciato all'età di 7 anni a fare il mestiere, la zuppa cozzica e la ristorazione con mio papà a Porta Capuana. Poi mi sono sposata, me ne sono andata in Germania. La verità, la Germania era bella ma non faceva per me, perché io ero una scugnizza che veniva a Porta Capuana, là era troppo tranquillo per me. E poi la lontananza con i miei genitori non mi ci filato di stare. Quindi mio marito aveva una pizzeria e un ristorante in Germania che andava molto ma molto bene. Poi io sono uscita incinta a mio figlio e gli dissi a mio marito: se tu vuoi vedere a tuo figlio vuol dire che ce la mai scendere a Napoli, perché io me ne vado a Napoli perché qua in Germania non mi fido di stare. E c'era un ristorante a Napoli. Mio marito, per la scelta che io feci e per l'amore mio e per l'amore del figlio, dice: vabbè, va a Napoli e cerca qualcosa. Così io ho trovato questa piccola pizzeria qua a Via Foria e oggi sono qua Figlio di Marinaro che ha vari reparti. Un reparto della lavastoviglie, un reparto della zuppa cozzica, un reparto la ristorazione, poi ha aperto il piano superiore sopra che ha aperto mio figlio. Comunque poi man mano ho fatto tante cose belle, pure anche sui social, che mi chiedono tutti a Figlio di Marinaro, tutti mi fanno dei complimenti. Ho portato il mondo a Via Foria. Diventata quello che è adesso. Addirittura poi ci sono persone che se ne sono andate in America, in Germania, in Austria, che hanno perso pure la parola del napoletano, ma hanno conosciuto a me su Facebook e sono arrivati qua dopo 50-60 anni che erano stati emigrati e a me a trovare sta Figlio di Marinaro a Napoli. Quindi per me è una grande soddisfazione, perché io veramente, ma non per lamentarmi, ma per quello che vedo, io ho portato uno a Via Foria. È Via Foria nel mondo. Da cosa deriva la sua passione per la cucina mediterranea napoletana? Da cosa? Perché mio padre mi ha insegnato tanto la cucina tradizionale e napoletana. E quella è una cosa che io non posso mai perdere, perché per me la cucina tradizionale è quella sacra che si rispetta. Quindi crede che negli anni a seguire le tradizioni possano cambiare o addirittura essere messe da parte o rimarranno dove sono? No, ci può essere una piccola variazione che però mai messa da parte. Ok. Che sarebbe proprio una cosa che proprio il napoletano non l'accetterebbe e nemmeno io accetterebbe di metterla a parte la tradizione. Ti sono cambiati un po' per seguire i gusti moderni o sono rimasti legati alla tradizione napoletana? La tradizione napoletana è quella che va prima avanti e poi ci facciamo qualche piccola innovazione, ma proprio giusto una piccola, ma la tradizione è tradizione, ma io ci sta che da fare. Non si tocca. Non si tocca. Qual è il suo piatto simbolo? Il mio piatto simbolo, che fa parte anche di mio padre, cioè che ha fatto conoscere Marinaro, che è figlio di Marinaro, è la zuppa di cozze, che poi la zuppa di cozze al Giovedì Santo è la tradizione, proprio i napoletani, tutti i napoletani vanno a impazzire il giorno di Giovedì Santo, sacramente sanno mangiare zuppa di cozze. Che poi diciamo, io faccio tanti piatti, specialità tutti i giorni,
sono anche la regina di crostacei, perché i crostacei che vendo io sono di alta qualità e ne sono tanti. La zuppa di cozze, come è diventata il suo piatto simbolo allora? La zuppa di cozze è diventata il mio piatto simbolo perché io ci sono nato con la zuppa di cozze. Io ero una bambina e lavoravo con i miei genitori. Io non ho seguito manco la scuola per lavorare perché tanti erano nati i tempi, i genitori pensavano solo alla fatica, la scuola per loro non era importante. Invece per me oggi la scuola è molto importante perché c'è la scuola, c'è un mestiere, però la scuola si deve seguire. Anzi, questo è un messaggio che mando a tutti i bambini: a scuola si ha da fare, perché senza scuola non si va da nessuna parte oggi. Prima erano altri tempi, quindi per me il piatto della zuppa di cozze è un simbolo che io, come ti devo dire, è una figlia, è un figlio che io mi sono cresciuta dall'età di 7 anni fino ad oggi, che tengo un'età. Quindi per me il piatto della zuppa di cozze non si passa avanti. Io quando ero piccolina ci stavano i bagnaroli, no? Quel bagnarole grande. Allora noi, poi le cozze arrivavano vicino al fuoco, ma lunghe, 5, 6, 7, 8 metri lunghe. E io mi mettevo a terra con le ginocchia, magari pure con i piedi scalzi, e staccavamo queste cozze a vicino al fuoco, no? E poi man mano tiravamo questo pune e menavamo in dei bagnaroli. E sai, 3 bagnarole, da là poi si lavavano, si passavano a questa da bagnarola, poi si lavavano ancora, si passavano a questa da bagnarola, napoletanamente si scauravano il cozze e poi si rapivano man mano a una alla volta. Cioè, perché io mi placco un po' più cosci e rapivano il cozze, cominciavamo da mezzogiorno e si prendeva la sera. Quindi da 7 anni lei già puliva le cozze, le apriva? Sì, lavava i piatti, stavo un po' a casciole di legno, una birra perone, un altro azzurro, ma mettevano 2 casci vicino a vasche i piatti e lavavo pure i piatti. Quindi preparavo il sugo, lavavo i piatti, facevano un gioco. Ci può dire il segreto per una zuppa di cozze tradizionale perfetta? Allora, per avere una zuppa di cozze tradizionale perfetta, un russo da figlio di un marnato, perché io ho il mio segreto, il segreto che è antico e che poi è una ricetta che ho passato ai miei figli. Quindi il segreto che ho io non lo sa nessuno, lo sa i figli miei. Quindi come anche la zuppa di cozze o russa si tramanda da generazioni nella sua famiglia. Certo. E nessuno saprà il E segreto. pensa un po' che da qualche anno io ho dato il segreto ai miei figli, ma non gliel'ho voluto mai dare. Poi sono cresciuto, sono responsabile e io ci ho dato il segreto. Avete fatto il passamano, diciamo. Sì, si mi ha dato un'utaia. Poi alla volta, come tutte le famiglie, giustamente. Si mi ha dato un'utaia e ci ha passato un segreto.